Buongiorno architetto Federico Napoli, lei è responsabile studi e progetti presso il comune di Crans-Montana qui in Vallese. Nello specifico siamo di fronte a un bene religioso e culturale, la Chapelle de Champs-Abbés. Grazie mille per l'ospitalità. Grazie a lei, ingegnere Zanda. Oggi ci troviamo, come lei ha detto bene, in un posto magnifico in mezzo ai vigneti di Crans-Montana. Questo è un immobile del 1650 che è stato repertoriato dal cantone del Vallese in classe A. Cosa significa classe A? Classe A, che è un patrimonio di prima categoria, Okay. quindi ogni intervento che dobbiamo realizzare deve essere validato dal cantone e dall'ufficio del patrimonio storico e in seguito a una visita con un responsabile architetto che ha del cantone abbiamo discusso di diverse misure per risolvere i problemi di umidità, di risalita dal terreno. In merito a un bene culturale, se si fanno dei lavori invasivi, è semplice oppure ci sono delle procedure particolari da seguire? Allora, in caso di interventi invasivi, noi dobbiamo contattare il cantone, il Dipartimento del Patrimonio Immobiliare Storico. Dobbiamo fare molta attenzione perché là siamo di fronte a un immobile del 1600 ed è chiaro che per risolvere dei problemi di umidità, intervenire su una struttura in pietra è sempre fastidioso e delicato. Quindi per questo noi abbiamo fatto appello all'ingegnere Zanda per trovare delle soluzioni che non fossero invasive sull'edificio. Qual era la rovina, il fastidio principale contro cui avete dovuto combattere come ufficio tecnico comunale? Diciamo che questo problema di umidità creava, diciamo, un fastidio a livello estetico principalmente, perché dovevamo intervenire spesso per rifare la pittura interna all'interno della cappella, e anche il problema di umidità, quindi gli odori e questa umidità che è perenne all'interno della cappella. Ma principalmente estetico, perché essendo una chiesa, quindi è un luogo di culto. Quali sono stati i risultati, i tempi e il livello di soddisfazione ottenuti dall'installazione della tecnologia Murtronic per risanare le pareti della chiesa? Allora, diciamo che in seguito all'installazione dell'apparecchio all'interno della cappella, a distanza di qualche mese, l'ingegner Zanda è passato, ha fatto un rilievo e ha constatato una diminuzione dell'umidità. In 8 mesi. Precisamente 8 mesi, e l'apparecchio si trova ancora all'interno e ci sarà una nuova misura e un rilievo che è stato pianificato a inizio 2023. E noi siamo quasi sicuri che il risultato sarà ottimo e che questo problema di umidità sarà risolto attraverso l'utilizzo di questa tecnologia avanzata.
Allora, abbiamo deciso di fare normalmente facciamo la verifica di controllo dopo 8 mesi. Nello specifico, siccome il 2022 è stato un anno con pochissime precipitazioni o quasi nulle, è più una verifica di controllo, diciamo, per dormire tra virgolette tranquilli, ecco, che la facciamo, perché già i risultati avete visto che sono nettamente scesi i valori misurati. Consiglierebbe l'utilizzo della tecnologia Murtronic ai suoi conoscenti, colleghi anche di altri comuni, eccetera, eccetera, o anche privati? Riguardo a questa tecnologia, le dirò, all'inizio ero un po' scettico, ma visto i risultati ottenuti oggi qui a Coran, alla cappella Chanzabé, le dirò che siamo molto soddisfatti e molto probabilmente utilizzeremo questa tecnologia in altri edifici storici presenti sul territorio del comune di Crans-Montana. Grazie mille architetto Federico Napoli per la sua disponibilità e il suo tempo. Grazie a lei, ingegner Zanda. Noi siamo molto soddisfatti del lavoro realizzato oggi qui a Coran e speriamo in una futura collaborazione per altri immobili che soffrono di questa problematica riguardo all'umidità dei muri all'interno degli edifici storici. Grazie mille, grazie a lei.